Spesso leggiamo etichette energetiche che promettono consumi bassissimi, ma quanto consumano davvero i nostri elettrodomestici? Ho analizzato i consumi reali del mio frigorifero, lavatrice e asciugatrice e oggi vi mostro i sorprendenti risultati. Sigla. Per analizzare i consumi dei miei elettrodomestici ho utilizzato queste prese smart di Antela 10A 2300 watt, che oltre a monitorare i consumi uso anche per rendere smart diversi utilizzatori qui a casa. Partiamo dal frigorifero, combinato Bowman KG320, sulla carta dovrebbe consumare 160 kWh all'anno. Dopo averlo monitorato per 24 ore, ho moltiplicato il consumo riscontrato, che è 0,35 kWh, per 365 giorni e il risultato è stato di 127,75 kWh. È un'ottima notizia? Stiamo consumando il 20% in meno di quanto dichiarato dal produttore. Certo, i consumi possono variare in base a quante volte e a quanto a lungo teniamo aperto il frigorifero, in base alla temperatura esterna, quindi in estate consumerà di più, ma si può considerare anche una compensazione con i periodi di inattività, quando andiamo via di casa durante il giorno, in vacanza ad esempio, sicuramente il consumo sarà inferiore. Passiamo poi alla lavatrice da 8 kg, la usiamo 2 volte a mercoledì e 2 volte al sabato, totale 4 lavaggi a 60 gradi con centrifuga a 1400 giri al minuto. Se lavassimo a 90 gradi centigradi il consumo sarebbe certamente maggiore. Qui il risultato si inverte, il dato dichiarato dal produttore è ottimistico, 47 kWh l'anno, tuttavia con un utilizzo reale di 4 lavaggi a settimana il consumo effettivo è salito a 65,52 kWh l'anno. Questo ci ricorda che le etichette spesso si basano su cicli eco che non sempre sono quelli che usiamo ogni giorno. Passiamo all'asciugatrice. Koenig da 9 kg, essendo una pompa di calore in classe A+, le aspettative erano alte, dichiarati 190 kWh l'anno, anche questa 4 volte a settimana, il consumo annuale rilevato è stato di 177,84 kWh l'anno. Nonostante i carichi pesanti, la macchina si è comportata, ritengo, egregiamente, confermandosi un ottimo investimento per il risparmio energetico. I miei calcoli sono univoci e rispecchiano il modo in cui utilizziamo noi questi elettrodomestici, ma vediamo assieme tutti i dati dalle slides. Nonostante la lavatrice abbia mostrato un consumo superiore a quanto dichiarato dal produttore, mi sembra che per la sua utilità il costo annuale sia accettabilissimo. Anche il costo dell'asciugatrice trova il mio apprezzamento. In 2 ore abbiamo tutti i panni asciutti e pronti ad essere indossati o stirati. Prima di avere l'asciugatrice mi recavo in una lavanderia automatica solo per asciugare i panni, abbiamo sempre lavato a casa, E il costo per la sola asciugatrice, per la sola asciugatura, era di circa 260-300 euro l'anno, senza considerare poi il tempo perso per andare e attendere che i panni si asciugassero, ritornare a casa con i bustoni pieni di panni, eccetera. Se consideriamo che l'asciugatrice l'ho pagata 469 euro praticamente tra alcuni mesi, e cioè in 2 anni me la sarò ripagata, dopodiché andrò a risparmiare circa 250 euro all'anno. Mi raccomando, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ma torniamo a noi. Facciamo 2 conti considerando un costo medio dell'energia elettrica qui da me in Germania di 30 centesimi al kilowattora. Il frigorifero ci costa 38 euro all'anno. La lavatrice, nonostante lo scostamento negativo, incide per meno di 20 euro all'anno, mentre l'asciugatrice, che spesso è l'elettrodomestico più temuto, si ferma a circa 53 euro annui grazie alla tecnologia a pompa di calore. In totale, mantenere questi 3 elettrodomestici ci costa circa 111 euro l'anno, un risultato eccellente per un setup moderno. Il mio consiglio personale, se avete ancora dei dubbi sui consumi dell'asciugatrice e sulla qualità dell'asciugatura, è che questo elettrodomestico, che certo consuma più degli altri, è spesso demonizzato per i consumi, è un ausilio enorme alla vita quotidiana familiare. Le nuove tecnologie a pompa di calore riducono significativamente i consumi e i sensori leggono la percentuale di umidità e abbassano ulteriormente i consumi riducendo il tempo preimpostato per l'asciugatura. Mi raccomando, alla fine di ogni ciclo di utilizzo svuotate la vaschetta dell'acqua di condensa e pulite il filtro dalla lanugine per lasciar circolare meglio l'aria. Un filtro troppo intasato può aumentare il consumo del 10-15%.
Stessa cosa per la lavatrice, che utilizzano la quantità di acqua necessaria in base al carico inserito. Insomma, credo che spendere per questi 3 importantissimi elettrodomestici un totale, nel mio caso specifico, di 111 euro all'anno sia un vero e proprio investimento e un grande ausilio. E voi? Sapete quanto consumano i vostri elettrodomestici? Fatemelo sapere nei commenti. Vi lascio il link di tutto, anche delle prese smart, in descrizione. Sono come sempre link di affiliazione, il che significa che se doveste acquistare tramite i miei link potrei ricevere una commissione senza alcun costo aggiuntivo per voi e oltretutto mi aiutereste a far continuare a far crescere questo progetto di divulgazione. Le guide agli acquisti, le recensioni e tantissimi link di elettrodomestici in offerta o d'occasione che sia li trovate sul mio sito web www.battitech.com. Grazie mille a tutti e alla prossima.